Questo piano ti aiuterà a identificare ciò che ti fa sentire sopraffatto e poi ti insegnerà a lavorare durante la giornata in modo da ridurre lo stress e riportarti sulla buona strada. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Sono Adrian, esperto di imprenditoria digitale e franchising online. In questi anni, insieme al Cashflow Setup abbiamo avviato più di 1000 franchising online in Italia. Se siete interessati a costruire il vostro successo nel mondo digitale, siete nel posto giusto. In questo canale condividerò la mia esperienza e vi darò consigli pratici per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Tutti abbiamo vissuto momenti in cui ci siamo sentiti sopraffatti al lavoro. Non c'è nulla di peggio che iniziare la giornata già preoccupandosi di ciò che si deve fare e cercare di andare avanti senza far nulla al riguardo, sperando che si risolva da sola, portando solo a qualcosa di peggio, l'esaurimento mentale, fisico ed emotivo. Cosa puoi fare in questo caso? Di seguito ti presenterò 7 strategie su come non sentirti sopraffatto al lavoro. Questo piano ti aiuterà a identificare ciò che ti fa sentire sopraffatto e poi ti insegnerà a lavorare durante la giornata in modo da ridurre lo stress e riportarti sulla buona strada. Prima però devi identificare i fattori scatenanti. Nel libro Immunity to Change gli autori ci spiegano che ci sentiamo sopraffatti quando la complessità della vita moderna supera la complessità della nostra mente. Ciò significa che sentirsi sopraffatti non ha nulla a che fare con le tue capacità. Invece deriva dal fallimento nel riconoscere i fattori scatenanti che aggiungono complessità alla tua vita. Fortunatamente questi fattori sono abbastanza facili da individuare. Prenditi un secondo e chiediti quali cose puoi togliere dall'equazione che potrebbero attenuare l'80% dello stress che stai attualmente provando. Senti pressione da parte dei clienti per consegnare entro un termine irrealistico? Trascorri troppo tempo in riunioni e senti di non avere abbastanza tempo in un giorno per portare a termine ciò che ti sei proposto? I tuoi colleghi ti passano progetti a cui senti di non poter dire di no? Identifica i tuoi fattori scatenanti, qualunque essi siano. Dopo devi esaminare la situazione e trovare un nuovo modo di operare. La nostra risposta tipica a compiti di lavoro in continua crescita è quella di lavorare di più e investire più ore piuttosto che fare un passo indietro, esaminare la situazione e trovare un nuovo modo di operare. Innanzitutto, prenditi una breve pausa per fare una passeggiata. Ciò dovrebbe aiutarti a tirare fuori il tuo cervello dalla modalità di sopravvivenza in modo da poter pianificare una strategia adeguata per tornare più calmo e concentrato. La prima cosa a cui devi pensare è: quali sono i limiti che ti imponi per questo volume di lavoro? Ciò potrebbe significare stabilire un'ora di inizio e un'ora di fine per quel giorno specifico, o dire di no ai compiti o ai progetti che ti spingono oltre la tua zona di comfort. Un piccolo esempio potrebbe essere: se ricevo email dal lavoro dopo le 5, le lascerò per domani mattina. Devi mettere in dubbio ogni tipo di assunzione. Se non lo faccio io, il progetto non sarà abbastanza buono e fallirà. O se non rispondo a ogni email immediatamente, il progetto diverrà e non riusciremo mai a recuperare. Questo tipo di assunzioni sono quelle che ti fanno fare troppo lavoro e complicano la tua vita, e anche se si sentono reali, raramente sono al 100% veri. Quindi chiediti quali grandi assunzioni stai facendo adesso riguardo al lavoro e alla tua situazione. Puoi dimostrare che sono vere, e se arrivi alla conclusione che sono false, come puoi cambiare il tuo comportamento per aumentare la sensazione di controllo che hai sulla tua giornata lavorativa? Prioritizza una sola cosa importante che devi fare oggi. Probabilmente ti trovi nella situazione in cui ti trovi adesso perché pensi che la maggior parte delle attività sia ugualmente importante, ma in realtà non è vero. Grazie al cosiddetto principio del progresso, completare anche piccole attività ci dà una scarica di motivazione e fiducia. Usa questo principio per sbloccarti
ma torna il più presto possibile alle attività con il più alto impatto sui risultati finali. Lotta contro il perfezionismo. Il perfezionismo è spesso ciò che ci fa sentire sopraffatti, portando a più lavoro, più pressione e più stress. Il perfezionismo è in realtà il desiderio di evitare la critica, ritardi la consegna del prodotto o del servizio e di conseguenza non c'è un motivo per cui qualcuno possa criticare. C'è un proverbio che dice: le navi sono al sicuro in porto, ma le navi non sono state costruite per rimanere in porto. Per lottare contro il perfezionismo applico il seguente principio: non vedo l'ora di finire la versione 1, così posso fare la versione 2. Sono consapevole di non poter fornire nulla di perfetto e non ci provo più, ma sono dedicato al continuo miglioramento del prodotto e del servizio, e questo mi sblocca e mi permette di evolvere. Delega e chiedi aiuto. Guarda la tua lunga lista di attività e crea un elenco di ciò che non farai. Queste non sono attività che ignoriamo o buttiamo via, ma piuttosto quelle che possiamo facilmente delegare. L'obiettivo qui è liberarsi dalla sensazione di essere l'unica persona che può fare un compito e riconoscere il supporto e l'aiuto che abbiamo intorno a noi, sotto forma di colleghi, dipendenti o fornitori esterni. Chiedere aiuto o delegare ad altri le tue responsabilità non significa ammettere la propria incapacità, ma solo essere consapevoli di quali attività producono il maggior valore aggiunto per te. Non tutti i compiti sono ugualmente importanti. Scegli attentamente dove puoi fare una differenza notevole. E l'ultima strategia: non dimenticare di prenderti cura di te stesso. Mentre segui questi passaggi, ricordati di prenderti cura anche di te. In concreto, questo significa mangiare in modo adeguato, fare pause, uscire e socializzare con le persone a cui tieni. L'elemento fondamentale della produttività, della concentrazione e della gestione del tempo è la tua vitalità e la sensazione che ciò che stai facendo conti veramente, fa la differenza. Un modo semplice ed efficace è trascorrere più tempo in natura, preferibilmente fuori città, ma anche i parchi possono essere una soluzione se non puoi evadere per un periodo di tempo più lungo. La natura guarisce, calma e rigenera. In conclusione, è importante sottolineare che sentirsi sopraffatti non deve essere una condanna per la vita. Invece di sentirci entusiasti di fare un lavoro significativo, finiamo per annegare nei nostri elenchi di cose da fare. In questo video ti ho presentato un modo per uscire. Non dimenticare di fare un passo indietro, di riconoscere ciò che ti causa stress e di risolvere in modo sistematico ciò che è veramente importante per te. Decidi di fare della tua vita un'opera d'arte. Spero di esserti stato d'aiuto e di averti fornito informazioni utili. Ti auguro il massimo successo e ti aspetto domani mattina alle ore 8 con un nuovo video. Non vedo l'ora di condividere altre informazioni e consigli con te. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a lasciare un like e a condividerlo con i tuoi amici. Inoltre, non dimenticare di iscriverti al mio canale per non perdere nessun nuovo video. A domani!